Aspettiamo che arrivino 2 o 3 persone. Oggi volevo parlare di un argomento che stavo guardando, che mi era venuto all'occhio e mi è saltato all'occhio più volte. C'è qualcuno? Esiste qualcuno? Se sì, lasciatemi un commento, scrivete qualcosa. Oh, ciao, ci sono 3 o 4 persone. Allora, oggi come dal titolo avete visto che volevo parlare un po' di social media e lo volevo fare con voi per 2 motivi principalmente. Uno, perché così posso essere più vivo, perché a volte nei social media si snaturalizza, se così si dice, e due, anche per sentire come la pensavate voi e cosa avete in mente voi sull'argomento. E ne voglio parlare perché prima di tutto oggi mi sono messo a guardare, non so se anche su Android esiste, però su iOS, io ho un iPhone 7, io ho un iPhone 7 Plus, sono andato sulle impostazioni e c'è un'impostazione dove puoi vedere dove utilizzi il tuo schermo e che applicazioni utilizzi la maggior parte del giorno o durante il giorno. E mi sono accorto che la maggior parte delle ore che passo davanti al cellulare sono o su Instagram o su YouTube. Adesso ho iniziato anche a essere su Facebook perché ho intenzione di un po' girarle tutte le piattaforme e diversificare un po', anche perché se lavori su internet, se lavori attraverso i social media, devi un po' differenziarti, come avete visto ieri su Instagram. Se non mi seguite, seguitemi. Su Instagram ho messo una storia che dal nulla un mio video è passato da fare tipo 0-10 views all'ora a farne 10.000 e ne sta continuando a fare 10.000. Poi la cosa è abbastanza strana e non capisco come mai sia successo, però la cosa strana è che è proprio il meccanismo di YouTube che decide se far andare o meno un contenuto, e proprio per questo, se vuoi lavorare tramite la rete, devi diversificare la cosa, perché se YouTube da un giorno all'altro decide che i tuoi contenuti non devono più andare, tu sparisci dalla faccia della terra, e a meno che tu non abbia qualcuno che ti segue in modo fedele quasi, tu sei morto. E allo stesso modo oggi mi è capitato di vedere un video di Gary Vee che parlava del concetto di come diffondersi nei social media. Non so se lo conoscete, Gary Vee è un imprenditore famosissimo americano che ha fatto proprio la fortuna nei social media, e lui ha questa teoria dell'80-20. Tu devi dedicare l'80% del tuo tempo nella piattaforma che va per la maggiore. La piattaforma che va per la maggiore adesso, come tutti sapete, è Instagram. Lì le compagnie, ora come ora, pagano fior di quattrini. Me no, perché sono ancora piccolo, però conosco persone che vengono retribuite cose disumane nonostante abbiano anche relativamente pochi seguaci, o comunque nonostante abbiano, e la loro forza è proprio perché hanno pagine targetizzate. Comunque quella è un'altra storia, adesso Instagram è quella che va per la maggiore. Lui però dice anche che il 20% del tempo che hai a disposizione lo devi dedicare in tutti i social media, in tutti i social minori, che siano adesso social media. Con social media minori lui intende Snapchat, Twitter, LinkedIn, TikTok, la nuova piattaforma che sta esplodendo per gli adolescenti o comunque sotto i 16 anni. Io ho creato un profilo TikTok, voglio fare qualcosa di diverso. O comunque tutte le piattaforme minori, anche perché poi, secondo la legge di Pareto, sono andato a vedermi prima la definizione, l'80% degli effetti è data dal 20% delle cause, per cui lui dice: dedico il 20% del mio tempo in social media che magari ora come ora non mi ripagano, però in un futuro possono darmi moltissimo, e quindi quel 20% delle cause, quel 20% del mio tempo lo dedico lì perché so che in un futuro
potrebbero, ecco perché siamo in diretta, potrebbero darmi molto di più e potrebbero darmi tanto, quegli effetti li potrei sentire. E lui nel 2009 aveva più di un milione di follower su Twitter, adesso ha 3 milioni di seguaci su Instagram, quindi ho pensato che fosse utile anche per voi sapere questa sua strategia, che secondo me io la adotterò da ora in poi. Per ora ero presente soltanto su YouTube, Instagram e avevo una piccola pagina su Facebook, però ora sto cercando di diversificare la cosa proprio per quel che è successo ieri, che ho visto YouTube dal nulla promuovermi un video. E succede spesso, e succede altrettanto spesso, che un tuo video sta andando benissimo e passi da avere 1000 visualizzazioni o 1000 persone che ti guardano ad averne 0. E questa è proprio la problematica di lavorare per qualcun altro o sotto qualcun altro, dipendere da qualcuno. In questo caso dipendi dalle big companies. Mentre per quel che riguarda gli user, cioè chi va ad usare i social media, perché anch'io sono un utilizzatore continuo, vado a vedere cosa fanno i miei amici, a volte perdo anch'io, investo del tempo nel vedere i miei amici che magari sono gioiosi. E questo era più o meno il discorso che volevo fare oggi. Volevo condividere la sua strategia, che mi sembrava interessante per chi lavora e interagisce nei social media. Voi cosa ne pensate? Che ne dite? Questa è la mia seconda live. Non so, il sabato potrei farle più spesso, anche se non so se mi vedete benissimo, se mi sentite benissimo, sto filmando col mio cellulare. E avete commenti, qualcosa? Qua sto schiacciando cose sbagliate. Oh, cosa ne pensate voi di questa cosa? Stiamo qui altri 5 minuti e poi vi saluto e vi auguro buon sabato, anche perché oggi volevo andare un attimo e rilassarmi, anche se ho visto questi video che sono pur sempre interessanti. Sì, sono di Albignasego e vivo nella frazione o sotto i ferri. Secondo te Forex c'è un pazzo? Ma dai, ma perché No, non va bene che mi donate soldi, ragazzi, non posso accettarli. Anzi, facciamo così, dato che questi soldi io non li voglio accettare, se qualcuno è pazzo, io li raccolgo, li metto lì e li dedichiamo per fare un progetto insieme. Io voglio condividere le cose gratuitamente. Dopo, vabbè, metto la pubblicità perché anche io ovviamente devo sostenermi e devo nutrirmi, però non voglio che mi paghiate di tasca vostra. O almeno che, o se lo fate, li tengo lì e ci facciamo qualcosa insieme, se proprio volete farlo. E per concludere, niente. Direi che se non avete nessuna domanda o qualcosa, usi Google Analytics certamente, sia per YouTube che per tutti i siti web che ho creato. Adesso sto creando un altro piccolo e-commerce, sto testando un po' Shopify e voglio vedere le sue potenzialità sia qui in Italia che in America. So che ci sono tool che ti permettono di creare e-commerce in modo più dove puoi risparmiare e non li devi pagare 30 euro come paghi Shopify, però è comodo Shopify, quindi creo gli e-commerce con quel sito lì più o meno. YouTube è il tuo lavoro full time? No, lo seguo per passione e anche lo tratto come un lavoro. Full time faccio tante diverse cose, come hai sentito parlare prima. Sto cercando di creare vari e-commerce, lavoro tramite... ho un account Amazon Seller e vendo su Amazon. Poi se mi segui hai modo anche di vedere tutti i piccoli business che faccio. Diciamo che
anche YouTube mi dà del sostentamento e oltretutto mi dà la possibilità di interagire con le persone, che è sempre una cosa buona e mi sta dando anche degli ottimi risultati, perché le persone tendenzialmente sanno cose diverse e mi possono dare suggerimenti, e molto spesso capita che alcune persone mi scrivano e mi diano proprio suggerimenti sul da farsi, perché io quello che faccio è condividere la mia storia, condividere i miei vari business e i risultati che ho, e dopodiché le persone a volte mi commentano e mi aiutano nel farlo, o comunque traggono beneficio vedendo il mio video e quindi mettendosi a fare la stessa cosa che faccio io. Oh. Asgara. Oh, farai raduni. Sarebbe bello, mi piacerebbe molto fare i raduni. Però non saprei come. Ci stavo pensando tempo fa di organizzare qualche raduno, ma non so che riscontro, e non vorrei cercare di darvi il più possibile, e prima di farlo voglio che sia stato fatto un buon progetto e ci sia qualcosa dietro prima di organizzare un raduno dove interagisco con le persone, anche se mi piacerebbe molto farlo. Che squadra tifi? Io sono milanista e dopo il derby non è un buon periodo per noi milanisti, però tendenzialmente si sta bene. Ragazzi, niente, per quel che riguarda i social media abbiamo finito il video, vi ho condiviso il mio pensiero, che alla fine è quello di focalizzarsi per l'80%, è rispettare la regola di Gary Vee, e voglio iniziare a farlo e vediamo cosa succederà, e quindi focalizzarsi l'80% nella piattaforma che è più efficace al momento e dove magari tu sei più efficace. Per me è YouTube attualmente, e impiegare il 20% restante differenziandoti su tutte le piattaforme, e quindi se una piattaforma esplode tu ci sei già e hai già creato del tuo contenuto, e quindi puoi scalare, diciamo, il tuo business o il tuo brand personale o qualsiasi cosa tu voglia fare, diciamo. Altrimenti, se cerchi soltanto popolarità, un consiglio è proprio attuare questa strategia. Magari domani TikTok prenderà questo 80%, nessuno lo può sapere, come di Instagram nessuno l'avrebbe mai detto. Domani toccherà a TikTok, magari lui stesso parlava bene di LinkedIn. Vedremo cosa succederà. Vi auguro un buon fine settimana, una buona domenica, e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!